Stile, colore, rombo ed è subito adrenalina. Cristiano Luzzago a bordo di GTD 40. Amici appassionati di automobili da collezione, oggi presentiamo un'automobile molto particolare. Si tratta di una GTD 40 prodotta dalla GT Developments in Inghilterra fra gli anni 80, 90 e i primi 2000, con una produzione piuttosto ampia di quasi 400 esemplari. Come vediamo è una replica della Ford GT40, vettura che è inarrivabile per molti collezionisti, mentre le repliche delle GT40 sono delle vetture che sono molto accessibili. Ma come nasce questa auto? Perché siamo in un periodo storico in cui l'industria automobilistica inglese, oltre a essere appannaggio delle grandi case, era anche ricca di piccoli produttori artigianali o semi-industriali che, senza tutti i vincoli delle normative vigenti oggi di sicurezza, di omologazioni e tutto, creavano proprio un ricco sottobosco di produzione di vetture che consentivano di farsi ad alcuni l'automobile in cantina, per dire. Questo non è il caso della GT Developments, che nasce da un incontro fortuito di due personaggi molto particolari. Il primo, Ken Atwell, che fondò fra l'altro la KVA, che era un'altra famosa casa produttrice di repliche di GT40, ma nella versione Mark III, e Ray Christopher. Ken Atwell, per conto della fabbrica, dovette assistere il restauro di una vettura GT40 Mark III che era stata incidentata durante una produzione cinematografica. In quel momento, nella sua posizione di ingegnere della Ford, chiese l'autorizzazione di fare altri stampi sulla linea originale della macchina e così cominciò autonomamente una produzione dei gusci, della carrozzeria della GT40 Mark III. Ray Christopher invece si congiunge con Ken Atwell perché era la parte meccanica della produzione di queste vetture. È stato un personaggio molto strano nell'ambito britannico, infatti era un noto wrestler che ha vinto molte gare di wrestling sia in Inghilterra che in Europa, noto come il Barone Mascherato, il quale fra un incidente di percorso della sua attività di wrestler e l'altro, dovendo passare dei periodi di convalescenza ed essendo molto appassionato di meccanica, costruì molte hot rod che, ispirate a quelle che erano prodotte sul mercato americano, invece produsse appunto sul mercato inglese. Infatti era chiamato The Rod Father perché aveva questa caratteristica di essere molto appassionato di ingegneria e quindi, nonostante non avesse una laurea e fosse un autodidatta, aveva delle intuizioni che erano veramente geniali. Christopher produceva tanta componentistica meccanica che Atwell installava sui propri telai, che erano telai di derivazione da vetture Ford. Christopher non era soddisfatto di questa soluzione e quindi decise di fare un telaio specifico tubolare da competizione che fu richiesto da molti appassionati al punto che tanti andavano a comprare le carrozzerie da Atwell e andavano a comprare la parte telaistica e meccanica da Ray Christopher, costruendo delle proprie GT40. A quel punto Christopher decise
di produrre totalmente una propria GT40. Prese gli stampi di Atwell, li trasformò da Mark III in Mark I e costruì 400 di queste vetture. Sono vetture che, a differenza della Ford originale, hanno, come vi ho detto, un telaio tubolare a tralicci quadrati, molto resistenti, erano addirittura superiori per certi aspetti a quelli della GT40, perché mentre la GT40 era tutta una carrozzeria e un telaio composto da gusci di acciaio incollati e saldati fra di loro, il che comportava che in caso di incidenti la macchina non era assolutamente più riparabile e doveva essere eliminata. Invece il telaio tubolare più classico, come le automobili da competizione più diffuso, poteva essere anche riparato in caso di incidenti. Oltretutto consentiva anche l'installazione di tanti dispositivi che potevano rendere questa vettura più stradale rispetto a quella da competizione. E inoltre la minor rigidità torsionale che aveva il telaio tubolare rispetto allo scatolato della GT40 consentiva una guida più sicura per quei piloti che non erano dei veri professionisti, in quanto la rigidità della GT40 portata all'estremo poteva essere persa di controllo, mentre questo telaio tubolare consentiva un ottimo controllo di guida. Quindi, per assurdo, per un utilizzo di gentleman driver o anche per un utilizzo stradale, il telaio di questa vettura è addirittura superiore al costosissimo e molto impegnativo telaio scatolato della GT40 originale. Ma vediamo alcuni dettagli. Per quanto riguarda le ruote, parliamo delle cose che si notano esternamente, Christopher produceva queste vetture con due possibilità: o con la ruota che era più facile da omologare per l'assenza del gallettone a 5 bulloni, oppure su richiesta specifica dei clienti poteva anche fornire la ruota con il gallettone centrale proprio uguale a quelle delle GT40. Chiaramente il costo di queste componenti era molto importante e influiva sull'acquisto della vettura. Per quanto riguarda la parte delle sospensioni, erano bracci oscillanti anteriori e delle barre posteriori con uniball che praticamente andavano a costituire il retrotreno. La motorizzazione è il classico Ford 8 cilindri, il 5 litri, lo small block, che poteva essere venduto nella configurazione più stradale, quindi con eventualmente un carburatore Holley e equipaggiato con un cambio Renault che era di derivazione dalle Alpine Renault, le V6, oppure poteva essere, come nel caso di questa vettura, equipaggiata con il cambio ZF, che era molto più performante, consentiva velocità superiori, perché mentre col cambio Renault la vettura poteva raggiungere dai 250 ai 265 km/h, col cambio ZF le velocità potevano anche essere superiori. Le GT40 erano tutte con la guida a destra e il cambio era montato sulla destra, quindi sul lato portiera. Era una soluzione evidentemente riservata ai piloti. E anche le GT Developments 40 erano configurate nel medesimo modo. Però, volendo, su richiesta, per chi ne voleva fare un uso più stradale, poteva anche essere richiesto il cambio centrale. In caso di questa versione, che appunto è nella sua configurazione più sportiva, abbiamo invece tutte le caratteristiche della vettura da competizione. Il particolare dei sedili è molto interessante perché ha tutti questi occhielli metallici nella pelle che avevano due funzioni. La prima di mantenere areato il pilota, perché
Naturalmente, come tutte le macchine da competizione chiuse che producevano anche tanto calore, era necessario, e la seconda era perché sedendosi sul sedile il deflusso dell'aria da questi occhielli consentiva l'appiattimento massimo dell'imbottitura e quindi il maggior alloggiamento possibile, perché queste vetture comunque erano vetture che avevano uno spazio molto limitato. Infatti una delle trovate geniali di Ray Christopher fu proprio quella anche di creare una pedaliera scorrevole, per cui il sedile era fisso, ma la pedaliera scorrevole abbinato al volante che si poteva staccare consentiva anche a piloti di una certa statura di poter alloggiare comodamente in quest'auto. Le GTD40 sono delle vetture ispirate alle Ford GT40 originali che ne rispecchiano fedelmente le proporzioni, le linee, hanno delle modifiche meccaniche che le rendono molto fruibili, addirittura a livello frenante sono anche superiori alle Ford GT40 perché all'epoca, negli anni 60, non esistevano i freni autoventilanti con le caratteristiche di queste e quindi sono anche molto più sicure e molto più performanti in gara. Quindi dei veri modelli per collezionisti e anche per piloti che vogliono cimentarsi nell'uso di queste vetture sportive.